Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento per quello che riguarda le relazioni e gli affetti della lettura dell'oroscopo generale per il secondo semestre del 2023. La trovate già online e nella sezione della playlist degli oroscopi annuali e stagionali. E prima di iniziare vi informo che dalla data di pubblicazione di questo video fino a fine luglio è attiva la promozione per la lettura semestrale. Se volete avere maggiori informazioni mi potete contattare via email a questo indirizzo. Intanto io vi ricordo anche che le letture sono di carattere generale, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Allora ragazzi, cominciamo con questa torre, poi abbiamo un 8 di spade, la temperanza, un 6 di spade e la carta del Papa. Devo dire che tra la carta del giudizio qui e la carta della torre qui si prospetta un bel movimento per la seconda parte del 2023. Quando c'è la carta della torre fa sempre riferimento a un reset, può anche essere da un punto di vista globale, quindi una persona che non solo ha una sorta di ridimensionamento a livello di credenze, a livello di idee, a livello di ego, ma potrebbe esserci veramente qualche evento esterno che vi farà mettere in discussione le vostre sicurezze. Infatti poi abbiamo anche un 8 di spade, che è una carta che è rappresentata da una fanciulla bendata, quindi è come se non vedeste eh, possibilità di movimento, mi viene da dire. Tenete presente che è anche una carta che vi ricorda che vedete più nero di quello che in realtà è. È tipica di chi ha un atteggiamento negativo, di chi vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, per capirci. C'è anche poi la torre 6 di spade e il papa. Allora, qui si potrebbe trattare, ragazzi, di un bisogno di riportare in equilibrio, di riportare alla guarigione sia quello che è il cuore che quello che è la mente. Qua c'è, allora, questo può essere sia un qualche cosa di fisico o un qualche cosa di mentale, diciamo. Mentre il lotto di spade è principalmente qualche cosa di mentale, e anche 6 di spade. Scusate. Anche 6 di spade fa riferimento a qualcosa di mentale. Ed è come con la temperanza se avessi bisogno di, sì, di portarvi pazienza. È una carta che parla di guarigione, quindi è come se avessi bisogno di prendervi un tempo per uscire da questo momento. Il 6 di spade vi ricorda di allontanarvi da certe idee, da certi stati d'animo anche, e avere il papà alla fine della lettura può far riferimento alla ricerca di una guida spirituale, può far riferimento al andare verso quello che è un ambiente, mi verrebbe da dire anche più tradizionale. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Allora, andiamo a vedere questa torre. Sacerdotessa al contrario. E mondo. Ragazzi, qui allora vi dirò, la prima cosa che mi è arrivata è che qualcuno stia rifiutando qualche tipo di dono. Essendoci la sacerdotessa potrebbe essere qualche dono psichico, vi dirò, ma non necessariamente, potrebbe anche essere qualche dono artistico. È come se ci dovesse essere un sacrificio nel prossimo semestre per riuscire a raggiungere un obiettivo, un completamento. Datemi una carta ancora per questa sacerdotessa, spiegatemela meglio. Ok, ragazzi, la sacerdotessa fa anche riferimento alle cose nascoste, ma le cose nascoste sono le cose che gli altri, diciamo, non vedono, mentre la sacerdotessa è colei che vede oltre.
Qui è come se veniste a sapere qualcosa, ci fosse qualche sorta di rivelazione che desse un senso di comprensione a quello che vi è successo a questa torre. Andiamo avanti, magari viene fuori altro. Andiamo a vedere questo 8 di spade. Abbiamo un 5 di spade e un 8 di bastoni. Ragazzi, tanti conflitti perché vi dico, sono solo questioni verbali, perché qui è tutta mente, parole, comunicazione. Io qui ho come la sensazione che ci sarà una comunicazione troppo frettolosa, probabilmente, troppo superficiale anche alle volte. Vi dico che avendo il 5 di spade e la torre si parla di lotte per l'ego. Cioè l'ego è quando, ipotesi, vogliamo il risultato subito o dobbiamo appagare il nostro bisogno di sicurezze, di certezze e quindi oppure anche semplicemente quando ci ostiniamo o qualcun altro si ostina a voler aver ragione. Cioè l'ego è quella parte di noi che ci eh, fa sentire il bisogno di aver ragione. In realtà ci sono delle discussioni, delle questioni dove non è importante sapere chi ha ragione, ma è importante trovare una soluzione. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un fante di denari e una giustizia. Allora ragazzi, vi devo dire che per quello che riguarda la famiglia, che sia la famiglia di origine o che sia la famiglia che voi avete creato, è come se ci fosse qualche questione da regolarizzare con la quale dovrete veramente avere una pazienza di Giobbe. C'è qualche questione spinosa da dover affrontare. Vi dico, avendo la giustizia, che è una carta che parla di regolarizzare, parla di contratti, anche il Papa parla di contratti, è una carta che, insomma, quando arriva è perché le cose si stanno risolvendo per il meglio a vostro favore proprio. Quindi, soprattutto se c'è qualche causa legale intorno a qualche vostro familiare che in qualche modo vi fa sentire un po' ehm, legati, io vi dico che comunque la cosa si risolverà per il meglio. Per molte persone potrebbe essere legata ai figli, la questione legale, per altre persone è proprio legata a questa torre, a quello che verrà fuori. Anche la giustizia ha la tenda dietro, così come la sacerdotessa. Sono due carte che indicano che c'è qualche cosa che è nascosto. Andiamo a vedere 6 di spade, andiamo a vedere da cosa vi dovete allontanare. Regina di denari, re di spade e 4 di pentacoli. Allora ragazzi, tenete presente che quando c'è un 6 di spade fa sempre riferimento allo staccarsi da certe problematiche familiari. E qui abbiamo la regina di denari che molto spesso fa riferimento a una madre molto presente o avendo un re di spade potrebbe essere un padre rigido o un padre presente e una madre rigida. Sapete che rappresentano comunque energia. C'è anche questo 4 di pentacoli, ho come la sensazione che vi dicano di allontanarvi o dalla vostra zona di comfort o dalle idee alle quali siete rimasti attaccati fino adesso, ma fila, nel, sen- nel senso che comunque c'è la torre è la caduta delle sicurezze, delle certezze. Per qualcuno si viene a sapere qualche cosa, per cui cambia completamente il modo di percezione del proprio mondo. C'è una sorta di guarigione qui a livello di ideologie. Andiamo a vedere il Papa. Ideologie familiari, sto parlando
di come avete sempre vissuto la famiglia o la coppia anche, il modo di relazionarvi con il o la partner. Allora, per il Papa abbiamo un cavaliere di bastoni, un asso di bastoni e la luna. Ragazzi, allora, devo dirvi, chiedo scusa se sentite rumore in sottofondo, stanno facendo dei lavori. Spero che non disturbi troppo. Per quello che riguarda le relazioni stabili, allora, devo dirvi che ci sarà una sorta di ricapitolazione con questo giudizio, un po' come se iniziaste a vedere le cose da un punto di vista più ampio. Tenete presente che in questo momento siete in un momento un po' di down energetico, di conseguenza il lavoro è proprio quello di allontanarsi da certi atteggiamenti che potrebbero influire le vostre relazioni sia di amicizia sia di coppia sia familiari, e qui ha molto peso questo 8 di spade, ragazzi, questi conflitti mentali, il modo di comunicare, lavorate su quello, è molto importante. Quando io faccio il percorso sulle credenze limitanti, si analizza proprio come la persona si esprime, il tipo di pensieri che si formulano, ok? Perché l'utilizzo di parole specifiche crea un certo tipo di vibrazione, e la vibrazione in cui siete voi, diciamo all'inizio, se vogliamo, perché comunque poi abbiamo il Papa, però è un po' la vibrazione di ruminamento mentale. 5 di spade sono sempre le lotte di potere della mente, appunto, chi ha ragione e chi no. E qui è come il non vedere una via d'uscita. Ma perché? Perché siete voi che vedete le cose più negative di quelle che sono, probabilmente anche per un certo tipo di rigidità che avete accumulato durante l'infanzia, durante il vostro ambiente, durante la vostra crescita nell'ambiente in cui eravate. Può anche essere, per esempio, un insegnante che vi ha trasmesso questo tipo di rigidità, magari mentale o sul lavoro o sullo studio. Dicevo che poi abbiamo questo papà alla fine della linea, è una bellissima carta, nel senso che è una carta che parla di o una guida, se rappresenta una persona per voi, potrebbe essere anche una guida a livello di un libro, magari. Oppure parla di ufficializzazioni, di riconoscimenti, di qualche cosa che viene portato alla luce. Vi dirò, potrebbe essere per qualcuno una relazione che è iniziata tempo fa, per qualcuno può essere una persona che ritorna dal passato, io questo ve lo dico. Considerato che c'è il Papa, potrebbe trattarsi di una persona sposata o di una persona che venga a chiedervi qualche tipo di ufficializzazione, qualche tipo di passo in avanti. Ragazzi, è una persona a livello passionale, cioè è l'amante con queste due carte, la persona che vi travolge a livello di passione proprio. L'asso è un nuovo inizio. Tenete presente che c'è comunque la luna, quindi fate attenzione alle proiezioni, ai voli pindalici che si fanno appena si conosce una persona. Cioè, non vedetevi già pensionati insieme al secondo appuntamento, insomma. Perché comunque c'è la carta della luna. La luna fa sempre vedere una realtà che è a metà. Quindi è come se ancora non aveste l'idea completa, ma col giudizio ve la farete. Non vi preoccupate che ve la farete. Allora, per quello che riguarda i figli, ragazzi, come vi dicevo già all'inizio, ci sarà un po' di maretta a livello familiare. Vi dico che dovrete portare parecchia pazienza, potrebbero esserci delle questioni da dover risolvere. E forse questa era girata dritta. Ehm, è come se doveste, da un lato, portare pazienza con quello che succede a livello familiare e dall'altro lato sviluppare una sorta di distacco a livello non tanto emotivo, ma proprio a livello pratico e di ideologie. Vi faccio un esempio. Se voi avete sempre pensato che, non lo so, è la mamma che debba vestire i figli per mandarli a scuola, si tratta di staccarsi da queste
routine quotidiane, cioè per esempio, non lo so, rendere indipendenti i figli nel vestirsi il mattino o cose di questo genere, staccarsi dal sentirsi necessari. Ho come questa sensazione. Cioè, perché proprio sono due carte di distacco. Questa è una carta di distacco di ideologie e abbiamo, scusate, il re di spade che parla di idee, di mente, di organizzazione, di pianificazione e qui abbiamo un distacco da un punto di vista fisico, della pratica. Vi ricordo che la regina di denari è l'educatrice, è colei che si occupa da un punto di vista pratico del nutrimento e del sostegno dei figli, li veste, li nutre, li educa. Mm? Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora. Se siete single, ve l'ho detto, c'è la possibilità di incontrare qualcuno. Ah, per quello che riguarda la sfera delle amicizie, ragazzi, sento che non sarà molto attiva in questo periodo, nel senso che sarete un po' presi da quello che vi succede a livello appunto familiare, diciamo a livello del vostro nucleo un po' più stretto. Eh, di conseguenza è come se non ci fosse una grande vita sociale, Però vi devo dire che per qualcuno ci potrebbe essere uno spostamento verso, mi parlano di genitori spirituali, ok? Perché qui comunque ho il Papa ed è come se aveste bisogno di cercare non tanto un appoggio dalla famiglia di sangue, ma da una famiglia spirituale, ok? Quindi penso che ci sarà una sorta di avvicinamento da parte di qualcuno a una nuova famiglia spirituale, per qualcun altro è semplicemente un avvicinarsi, magari farete anche un viaggio per qualcuno, il 6 di spade effettivamente è un viaggio, qui avete anche il mondo, quindi ci potrebbe essere uno spostamento per, sì, per andare a trovare queste persone con le quali state bene a livello animico. Andiamo a vedere. Ok, carta numero 17. Wow, mantra. Allora, tenete presente che i mantra sono una sorta di cantilena che si ripete con la voce, no? La voce crea una vibrazione e questa vibrazione è una vibrazione che cura proprio a livello di campo aurico. E questa carta fa proprio riferimento a quello. Parla di cantare, di canzoni, di fare incantation, sarebbe come incantesimi, decreti, cioè è tutto quello che ha a che vedere con la voce, con la comunicazione. Wow, ve lo metto qui vicino all'otto di spade, di bastoni. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione. Ma io vi dico, qui ho la sensazione che molte persone avranno un risveglio spirituale, ragazzi, e si inizierà veramente a vedere quali sono le cose da buttare giù, le cose negative che non servono, e si inizierà a creare una sorta di guarigione, magari grazie a una guida esterna, magari grazie a un libro, un canale di YouTube, uno psicoterapeuta o semplicemente magari vi avvicinerete a una persona che è molto più spirituale di voi o che ha un altro tipo di visione della spiritualità e che vi potrebbe veramente aprire gli orizzonti. Andiamo a vedere. Chiudi gli occhi e vedrai chiaramente. Smetti di ascoltare il rumore esterno e udrai la verità, la tua voce interiore. Resta in silenzio e il tuo cuore canterà di gioia. Non vedere alcuna separazione e troverai l'unità. Sii mite e non avrai bisogno del potere. Wow! Bellissima l'ultima. Ormai sai che quando le cose cominciano ad accadere si susseguono a grande velocità e tutto si sistema perfettamente. Ma il tempismo deve essere perfetto. Quando l'inverno viene e ti circonda, ti sembra che non debba finire mai. Ma prima ancora che tu te ne accorga, la primavera comincia a intruffolarsi senza dar nell'occhio.
Le giornate si allungano e la forza vitale sgorga, prorompe ovunque intorno a te. Prima che tu te ne renda conto, l'inverno se n'è andato e la primavera è con te, in tutto il suo splendore. Irradia amore, amore e ancora amore. Quando l'amore viene liberato nel mondo, si avvia una meravigliosa guarigione perché in esso è come un balsamo su una ferita. Perché esso è come un balsamo su una ferita, che la guarisce ricongiungendone i lembi. Wow, i lembi, la temperanza 2 coppe, ragazzi. Bisogna trovare l'equilibrio. Qui avevate anche la giustizia, che è quella carta che taglia quello che pesa nei piatti della bilancia proprio per riportare l'equilibrio. E questa è una carta di guarigione. Bellissima stesa, amici dell'Aquario. Fatemi comunque sapere se vi è servita per capire come navigare meglio le energie del prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, con la vostra iscrizione. Se poi volete anche supportare in modo attivo il canale, potete o lasciare una donazione o abbonarvi. Gli abbonamenti sono in 2 fasce. La prima fascia è quella più bassa ed è semplicemente un sostegno al canale, mentre con la fascia di prezzo più alta avrete accesso ai video di crescita spirituale. Giusto per spiegarvi in che cosa, diciamo, si distinguono il percorso individuale da quello degli abbonamenti, che il percorso individuale tratta nello specifico un tema che riguarda le credenze limitanti ed è una parte di tutto quello che andrò piano piano a spiegare nella sezione degli abbonamenti, ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!